Va via. Ok. Amici della Muay Thai, oggi facciamo un video, primo video in italiano e in spagnolo con Desiree, campionessa di Spagna e che ci aiuta qui al camp. Allora, oggi abbiamo parlato della corsa. Uno dei problemi principali che c'è in Thailandia è il fatto che si fa tanta corsa, si corre. I thailandesi usano fare tanti chilometri, ma li fanno molto sabai sabai, nel senso che tante volte i thailandesi si imboscano proprio durante la corsa. In diversi camp in cui ho collaborato bisogna stargli dietro col motorino, soprattutto perché se no si fermano, addirittura se ci sono dei giri da fare saltano i giri eccetera. Anche i nostri ragazzi qua al camp, oggi ho visto dei video, andavano a correre come se fossero in vacanza a Rimini a fare la passeggiata con la fidanzata, come gli anziani. Allora, questo discorso poi, grazie alla collaborazione col professor Cimadoro, che saluto e che se vorrà intervenire aggiungeremo anche il suo personalissimo commento riguardo a questo, ma allora, tengo a specificare che il discorso principale, perché il fighters di Muay Thai deve correre? Deve correre per migliorare la performance agonistica. Se corriamo sempre alla stessa velocità, anche se aggiungiamo chilometri, l'unica cosa che facciamo è spostare il bilancio energetico, cioè bruciare benzina. Bruciamo benzina che poi quando arriviamo su in allenamento ci manca, perché magari potremmo essere più esplosivi ai PAO, avere più energia, mentre invece non ce l'abbiamo per il semplice fatto che abbiamo perso energia durante la corsa. Quindi qual è il senso di questo video? Se andiamo a correre dobbiamo fissarci innanzitutto avere un wolf, qualcuno che corre più forte di noi, che potrebbe essere di aiuto, e cercare di arrivare alla sua performance o comunque avvicinarsi alla sua performance, perché se uno che corre più veloce di me mi serve da stimolo, perché è difficile da soli migliorare la performance, siamo pigri, magari facciamo difficoltà, quindi avere un wolf, avere davanti una lepre che ci aiuta è già un primo passaggio. Ora lascio la parola a Desi e dopo continuo io. Aquí vamos a hablar en este vídeo sobre la carrera. Por lo general, los tailandeses hacen una carrera extremadamente larga, pero muy suave. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es que esa carrera tan larga no nos beneficia a nosotros, ya que lo que hace es que nosotros nos quememos, es decir, que acabemos con toda la energía para seguir nuestro entrenamiento. Aquí vamos a hablar un poco sobre qué tenemos que hacer para aprovechar realmente esa carrera y sobre todo a una persona que vaya, por ejemplo, un poco más rápido, y así pues nosotros picarnos entre nosotros mismos y hacer una carrera que nos pueda servir después para el entrenamiento. Decimo, una cosa ideale è tenere una persona che corre más che tu, ¿cómo se dice wolf? Lobo. Es un lobo, en español se puede decir la liebre o hacer el conejo. Uno che corre más che tu intenta dia por dia di starle más cerca. Claro. Quindi, tornando agli amici italiani, quindi avere qualcuno che ci serve da lepre può essere una buona strategia. Diversamente servirebbe qualcuno che prende i chilometri orari che facciamo e che ci spinge a migliorare. Quindi se siamo stanchi o se siamo pigri, perché è normale essere pigri, qualcuno che ci spinge a tenere almeno la stessa velocità di prima e nel tempo migliorare questa velocità. Quindi non è tanto importante correre tanto, ma è importante migliorare la performance della corsa. Questo è fondamentale, perché se miglioriamo la performance della corsa avremo fatto qualcosa che migliora anche la nostra performance fisica e quindi anche poi sul ring in combattimento. Se semplicemente sprechiamo benzina, meglio che ci alleniamo, meglio che la risparmiamo per allenarci. Un esercizio alternativo alla corsa molto valido è la corda, di cui abbiamo già parlato. Quindi se dovete correre male, se non avete stimolo, siete stanchi quel giorno, meglio non correre e fare la corda. Per correre male, per correre piano. Poi c'è un altro fattore importante che noi abbiamo fatto diciamo un file apposta per come correre meglio, ne trovate tanti su YouTube,
oppure chiedete a chi sa correre. La cosa importante è saper correre, perché se si corre male, se si fanno degli errori, e molto spesso si fanno, tantissimi in Thailandia corrono a cazzo di cane, corrono come iene, questo fa sì che crea poi dei danni muscolari o ai tendini, per cui poi in allenamento rendiamo meno. Quindi è importante anche correre bene, quindi guardatevi prima di andare a correre un video tutorial sulla corsa, e quindi cercate di correre bene, di usare bene il vostro corpo per correre, in modo che questo possa essere utile. Primo punto. Secondo punto, lavorate sulla performance, cioè se oggi correte a 15 km orari e fate 5 km a quella velocità, dovete riuscire nel tempo ad arrivare a correre a 16 km orari, quindi dovete migliorare la vostra velocità. Questo vuol dire che la corsa vi ha dato un risultato. Se correte a 15 e a volte arrivate a 14 perché siete stanchi e avete fatto 200 km, avete solo consumato benzina, avete consumato il corpo, ma non avete concluso niente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es más beneficioso hacer una carrera un poco más intensa, mucho más rápida, que una más lenta. Porque así lo que vamos a hacer, si hacemos una carrera más lenta, como anteriormente he dicho, vamos a debilitarnos a nosotros mismos. Tenemos que ir un poco más rápido y sobre todo ir mejorando todos los días el tiempo en el que hacemos la carrera intensa. En el caso de que estemos cansados o no nos veamos capaces de hacer esa carrera de ese estilo, lo que se puede utilizar es la cuerda, es decir, saltar a la comba, como que lo conocemos totalmente todo el mundo, y equivale un poco al ejercicio que se hace con la carrera, más o menos con la carrera. Puntos que tenemos que tener en consideración. No, è un esercizio differente, però mejor hacer una buena comba que hacer una mala carrera. Es mejor hacer una buena comba, es decir, saltar a la comba, que hacer una mala carrera, como si estás paseando, estás nadando. Es mejor tener intensidad. Fijar un obiettivo. Si hoy yo puedo mesurar, si tengo la posibilità con mi entrenador de mesurar la velocità del mio... Fanno alzare il culo, Michael, stai dritto. Se riuscite a prendere la velocità, tipo andate a 14 all'ora, a 14 orario, ponerse como objetivo que en un mes hay que hacer a 15 all'ora. A 15. Es decir, mejorar todos los días poco a poco. Cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el primer punto es que tenemos que saber cómo correr correctamente, porque no nos podemos hacer daño muscularmente si hacemos una carrera encima de que la hacemos suave durante muchos kilómetros. Si la hacemos mal, nos podemos hacer daño muscularmente, además del cansancio que esto provoca. Y bueno, el segundo punto a considerar es simplemente lo que estamos diciendo, el mejorar todos los días. Es decir, si yo hago la carrera intensa durante, por ejemplo, en 14 minutos, al día siguiente, la siguiente semana, por ejemplo, tengo que mejorar y hacerla en 13, y así progresivamente, ya que así la carrera nos va a dar más beneficios con respecto al entrenamiento. Más beneficio poi per la pelea, porque la finalidad de nosotros no es gastar energía, ma mejorar la performance en la pelea. Una cosa importante, para correr bien hay muchos video tutorial, busca alguno de gente que corre, no de Muay Thai, busca la gente que corre, que sabe correr, y busca el secreto, cómo correr bien. Porque correr bien es muy importante para no hacerse daño luego cuando se entrena. A los músculos, a los tendones, a toda la estructura. Sí, por lo física. general debéis buscar un tutorial en YouTube, que ahora hay muchos estilos, a una persona que... Específica de carrera. Es específica, por ejemplo, un atleta que haga, por ejemplo, un triatlón, una persona que corra, que sea profesional de correr, que sepa correr, no simplemente un peleador. Entonces, os podéis fijar a partir de esa persona las pautas que tiene y aprovechar esas pautas para aplicarlas a vosotros en vuestra carrera. Y va a ser mucho más beneficioso porque ya sabéis cómo debéis hacerlo y no vais a hacer daño muscularmente. Bene, per finire, allora, scuola thailandese fa fare tantissimi chilometri, correre 2 volte al giorno. Innanzitutto noi consideriamo che questo fa più danni che benefici. Una volta al giorno è sufficiente, ma con l'obiettivo di correre per migliorare la performance. Noi consideriamo che al massimo 5 km sono sufficienti, poi chi vuole correre di più per il suo beneficio, perché psicologicamente si sente più allenato, lo capiamo e succede, anche i nostri ragazzi si sentono più allenati se corrono di più, ma 5 km fatti bene sono più che sufficienti, quindi fatti per migliorare la performance, punto numero 1.
Punto numero 2, correre bene. Per correre male, se non sapete correre, quindi guardate chi sa correre, imparate da chi sa correre. Se non sapete correre, sapete fare la corda bene, fate la corda. La corda thailandese è un esercizio fantastico. Però se dovete correre, fatelo con un obiettivo preciso. El primero de los puntos, un poco para resumir, es simplemente que las escuelas tailandesas hacen una carrera extremadamente larga, consideramos que no son beneficiosas y sobre todo creemos que nosotros, por ejemplo, 5 kilómetros es lo suficientemente beneficioso para nosotros para mejorar siempre en la pelea, siempre que tengamos los objetivos que hemos comentado anteriormente. El segundo punto es que tenemos que saber correr bien. Si no sabemos correr bien y no nos informamos al respecto, podemos utilizar la cuerda, es decir, saltar a la comba, que es otro ejercicio y es fantástico, y también nos puede ayudar para mejorar y en vistas a nuestra pelea. Si no, podéis buscar un tutorial y que os den pautas para correr correctamente y no haceros daño. Bueno, grazie amici della Muay Thai, al prossimo video, saluti da Desiree, viva la Spagna, fate i bravi, ciao! Ciao! Ciao Roberto, ciao Desiree. Prima di tutto sono geloso a vedervi in maniche corte perché immagino che faccia caldissimo, mentre qua siamo in maniche lunghe e probabilmente devo andare a correre per riscaldarmi. A parte gli scherzi, la corsa nella Muay Thai secondo me deve essere analizzata in maniera un po' più ampia, nel senso che in Thailandia si sa che ci si viene per imparare la tecnica, per migliorarla, per fare un'esperienza da un punto di vista tattico oppure per fare un'esperienza di combattimento. Non ci si viene certo per imparare le strategie di preparazione fisica, in quanto in Thailandia l'allenamento è basato sulla tradizione, su delle credenze o su delle intuizioni che non sono necessariamente degli approcci sbagliati, però non sono approcci pensati per ottimizzare la performance del Nak Muay. La corsa non è nient'altro che un mezzo di allenamento generale per un Nak Muay che viene utilizzata per migliorare delle qualità di resistenza. E quindi la prima domanda da porsi è: cosa suggerisce il modello prestativo della Muay Thai, la Muay Thai che viene fatta in Thailandia, ovvero 5 round a 3 minuti con 2 minuti di riposo tra i round. Per dare qualche numero, la Muay Thai è senza dubbio un'attività dove la glicolisi anaerobica è predominante, infatti si raggiungono dei livelli di lattato ematico intorno ai 15-16 millimoli per litro. E per dare un riferimento, i 400 metri dell'atletica leggera, che sono un'attività molto impegnativa da un punto di vista anaerobico lattacido, i livelli che si raggiungono sono intorno ai 25-26 millimoli per litro, mentre nel calcio professionistico si arriva a malapena 9-10. Quindi tutto sommato la glicolisi anaerobica nel Nak Muay è sicuramente predominante. Per quanto riguarda la potenza aerobica, il massimo consumo di ossigeno ovviamente riflette la potenza aerobica, e ancora una volta, per dare un riferimento, il massimo consumo di ossigeno di un Nak Muay probabilmente è un circa 30% inferiore a quello di un atleta che corre la maratona oppure che fa sci di fondo. Nonostante ciò, la potenza aerobica è fondamentale per recuperare, quindi ottimizzare la capacità del sistema cardiovascolare, è comunque una priorità. La corsa, come dicevo, è un mezzo generale di allenamento che può essere tranquillamente sostituito dal vogatore, perché il vogatore permette di coinvolgere delle masse muscolari che sono più importanti, in quanto si usano anche le braccia in maniera vigorosa. Comunque, restando sulla corsa, per migliorare la potenza aerobica e la capacità e la potenza anaerobica lattacida è fondamentale utilizzare dei metodi di allenamento che sono intermittenti, intervallati, oppure degli sforzi brevi però massimali. Tradotto in
termini pratici si possono effettuare dei lavori dove per 45 secondi si corre a un'intensità abbastanza elevata, 80-85% della frequenza cardiaca massimale, con 15 secondi di riposo, e si riproduce questa sequenza per 8, 10, 12 minuti. Si può ovviamente variare l'intensità e il volume di lavoro variando i periodi di sforzo e di recupero. Dal 45-15 si può passare al 30 secondi di sforzo e 30 secondi di riposo, oppure 20 secondi di sforzo e 10 secondi di riposo, o viceversa, 5 secondi di sforzo, 10 secondi di riposo. Dipende dal periodo di allenamento, se siamo vicini alla gara, se siamo lontani dalla gara, e tendenzialmente più siamo vicini alla gara e più vogliamo fare un lavoro intenso, più siamo lontani dalla gara più vogliamo fare un lavoro più voluminoso, mentre in Thailandia si tende a fare un lavoro voluminoso in maniera costante, che poi dopo non paga da un punto di vista dell'ottimizzazione della prestazione sportiva, perché il parametro che permette all'atleta di entrare nel suo stato di forma è l'intensità e non certo il volume. Lo stesso metodo di allenamento può essere applicato, come dicevo prima, a un altro mezzo di allenamento come il vogatore oppure il salto della corda, anche se personalmente penso che il vogatore è un sostituto eccezionale della corsa, ma la corsa ha sempre una certa importanza, soprattutto per il principiante, ma anche per atleti a livello intermedio o anche evoluti. Dipende dal loro livello di preparazione fisica, diciamo, parlando in maniera generale. Un'ultima cosa che è importante secondo me da dire è che fino ad oggi si è pensato che la prestazione di resistenza è limitata dall'abilità del cuore, dei polmoni, dei muscoli di effettuare uno sforzo. In realtà ultimamente si è capito che ciò che limita la prestazione di resistenza è la percezione dello sforzo. Infatti, se voi pensate nelle palestre tradizionali di box di tanti anni fa, ma anche nelle palestre di kickbox e di Muay Thai, il maestro tende a dire l'80% del lavoro è fiato e il resto è testa. In realtà probabilmente è il contrario, in quanto è la percezione dello sforzo che ti porta a interrompere uno sforzo che è massimale. E quindi da un punto di vista pratico è importante che le esercitazioni siano specifiche, per esempio utilizzando i PAO, con colui che tiene il PAO attivo, per far sì che riesca a creare questa percezione dello sforzo, a manipolare la percezione dello sforzo, per far sì che si lavori su questo modello che è neurobiologico e non più solo biologico. Quindi si pensa che il fattore limitante è anche la testa, la percezione dello sforzo, e quindi le strategie di allenamento si devono adattare per far sì che, oltre ad impegnare i muscoli, il cuore e i polmoni, si impegni anche ciò che contribuisce a questa percezione di uno sforzo che è difficile o meno difficile. Sto pensando per esempio quando si fa sparring con degli avversari che sono molto più bravi, dopo 30 secondi, 40 secondi non abbiamo più fiato, senza dubbio perché l'intensità è superiore, ma anche perché la nostra percezione dello sforzo aumenta con l'aumentare del livello dell'atleta che abbiamo di fronte. Quindi sono cose che bisogna considerare, anche se ad oggi dei metodi di allenamento che tengono conto di questo modello neurobiologico non sono stati scientificamente testati per dare delle linee guida che possono essere utilizzate con efficacia. Quindi, per riassumere, la corsa è un mezzo di allenamento generale che deve essere effettuato con dei metodi di lavoro intervallati, intermittenti, o degli sforzi brevi massimali, non certo la corsa continua a un ritmo blando, perché non è efficace per migliorare la potenza aerobica o la glicolisi anaerobica, che è il metabolismo per il quale si deriva l'energia durante un combattimento di Muay Thai.